Riassunti di Love is in the Air che coprono tutta la puntata turca numero 6. Serkan ha impedito ad Eda di parlare con i giornalisti, l'ha presa per mano e portata sulla barca e si sono diretti in mare aperto tra lo stupore di tutti. Più tardi, mentre sono in macchina per tornare a Istanbul, Eda lo ringrazia per aver impedito l'incontro con i giornalisti e lui le dice che non era giusto che mentisse addossandosi la colpa, quando il responsabile è lui. Poi entrambi ripensano ai bei momenti passati insieme. Il mattino seguente, Engin arriva in azienda con un piede ingessato per un incidente domestico e si muove con le stampelle, e Piril si offre di aiutarlo. Arriva anche Eda, che ha aspettato invano l'arrivo di Serkan, che va sempre a prenderla a casa, e non riuscendo a contattarlo chiede dov'è. Le rispondono che ogni 19 agosto Serkan non si reca al lavoro e nessuno ne conosce il motivo tranne Selin. Lui si trova in un locale chiuso da tempo, con tavoli e strumenti musicali coperti da dei teli, che lui toglie e osserva pensieroso. In ufficio, intanto, arriva il signor Fikrit, che cerca Serkan perché non riesce a contattarlo. Tutti si offrono di aiutarlo, ma lui dice che è un argomento personale e può dirlo solo a Eda, che è la fidanzata di Serkan. Fikrit le dice che sta organizzando una festa di compleanno per la moglie, con la partecipazione della sua cantante preferita. Il problema è che questa cantante ha posto come condizione di alloggiare in una casa con precisi requisiti, esattamente 120 richieste che vanno dalla misura dei mobili al tipo di tende, il tutto da realizzare entro 24 ore. Eda si consulta con Engin e Piril, che le dicono di non accettare per il poco tempo a disposizione, nonostante si tratti di un importante cliente. Quando Eda rifiuta, lui insiste dicendo che la moglie era stata in fin di vita per una malattia e che lui le aveva promesso che una volta guarita al suo compleanno avrebbe invitato la sua cantante preferita, le cui canzoni l'avevano distratta durante le terapie. Eda, commossa dal racconto, decide di accettare, rendendo felice il cliente, ma non sapendo come fare a realizzare il progetto. Nel suo ufficio, Selin con Ferit analizza il problema del contratto per capire chi lo abbia potuto divulgare. Ferit le rivela di averlo detto a Khan e lui gli aveva chiesto di mandarglielo per riderci sopra insieme. Selin capisce chi è l'autore, si arrabbia e gli dice che non deve parlare a Khan Karadag di Serkan. A sorpresa arriva in ufficio Serkan e Eda è costretta ad ammettere di aver accettato il lavoro proposto da Fikrit, nonostante il divieto dei colleghi. Nonostante le spiegazioni di Eda, Serkan si arrabbia dicendole che ha messo a rischio il nome dello studio perché è impossibile realizzare 120 richieste in così poco tempo ed inoltre lei non era autorizzata a prendere questa decisione. Quando le chiede di chiamare il cliente per scusarsi e dire che non è possibile soddisfare le richieste, Eda si rifiuta di farlo e venire meno alla parola data. Dopo vivaci battibecchi, Serkan le dà 5 ore di tempo per provare a fare tutto da sola, dopodiché dovrà tornare e chiedere scusa a tutti. Serkan proibisce a tutti di aiutarla, nonostante Engin gli dica che lei sta cercando di aiutare un importante cliente e che non può farcela da sola. Poi gli chiede se preferisca dare una lezione a Eda piuttosto che aiutarla. Serkan gli risponde che non può accettare la mancanza di rispetto e che deve capire il suo errore e chiedere scusa davanti a tutti. Eda chiede aiuto ad Engin, che dapprima rifiuta per Serkan, ma poi accetta di lavorare in segreto e inizia a cercare una squadra che, sempre di nascosto di Serkan, gli aiuti. Intanto Alpekin impone a Selin di prendere Melo come suo assistente. Lei non è contenta, essendo Melo amica di Eda. Serkan, vedendo Eda ostinata a realizzare il lavoro, la rimprovera. Allora lei, davanti a tutti, chiede chi è disposto ad aiutarla a lavorare per una coppia che si ama e che ha superato grandi difficoltà. Accettano Engin, Melo e altri 2 impiegati e subito si organizzano per dividersi i compiti. Serkan chiede a Selin se ha scoperto chi sia stato a diffondere la notizia del contratto.
Lei non rivela la parte avuta da Ferit nel dare la copia a Kankara Dag. Serkan poi chiede di informarsi su quel che sta facendo Eda, ribadendo il divieto di aiutarla. Quindi Leila chiama Eda con una videochiamata e vede che lei sta parlando con un giovane attraente con un cane. Lo riferisce a Serkan, che ne è infastidito, senza sapere che si tratta del manager della cantante. Eda informa Engin che il manager della cantante sta andando alla casa per controllare i lavori e che arriverà anche Fikrit, mentre lei andrà a chiedere aiuto a Aidan, che è una bravissima designer. Da Aidan arriva anche Serkan, che litiga con Eda, nel mentre lo chiama Engin per farlo andare a parlare con Fikrit, per cui Serkan va via e Eda può convincere Aidan ad aiutarla. Serkan incontra Frikit e gli dice che non è possibile finire il progetto in tempo e che Eda non doveva accettare, ma Frikit risponde che almeno Eda ci ha provato. Mentre presso la casa che sta ristrutturando Eda annuncia che il progetto è annullato per mancanza di tempo e che Serkan aveva ragione a dire che lei non era capace, arriva proprio Serkan. Questo la rimprovera, dicendo che ha commesso un errore e non può promettere ad un cliente ciò che non può mantenere e che nel lavoro deve pianificare ogni cosa e non prendere decisioni improvvise. Eda riconosce il proprio errore e gli dice di aver imparato la lezione. Allora lui la consola e le presenta il gruppo di lavoratori che ha portato per aiutarla. Tutti si mettono subito al lavoro e Serkan ed Eda lavorano insieme in grande armonia. Lei gli chiede perché il 19 agosto non va al lavoro. Lui le racconta che aveva un fratello maggiore che era il suo mito. Questo aveva con gli amici un gruppo musicale e che il 19 agosto è una data importante in cui lui va sempre a suonare nella sede della band. A fine lavori è notte fonda e entrambi si addormentano su un divano abbracciati. Il mattino seguente, mentre si aspetta l'arrivo della cantante, giunge Eda con il bel manager e Serkan si infastidisce tanto da chiedere a Leila se si capisce che l'anello che ha dato a Eda è un anello di fidanzamento. Arriva la famosa cantante e le fanno visitare la casa modificata secondo le sue richieste. Lei, notando qualche piccolo particolare che non la soddisfa, rifiuta di soggiornare lì e partecipare al concerto e si incammina per andarsene. Eda, arrabbiata per vedere svalutato in modo così superficiale il loro lavoro, la rincorre, la affronta e la rimprovera. È tanto convincente da ritornare nella casa con lei che annuncia che canterà al compleanno. Eda va a casa di Serkan per andare insieme alla festa e mentre lo aspetta incontra Aidan che lamenta un forte mal di testa e lei si offre di farle un massaggio che le allevi il dolore. Riuscita nell'intento e conquistata la fiducia di Aidan, le benda gli occhi e prendendola per mano la fa passeggiare tra i fiori di lavanda, il cui profumo ha potere terapeutico e che lei con gli occhi chiusi può apprezzare meglio. Mentre camminano, la conduce al cancello della villa che apre e Aidan fa dei passi fuori senza accorgersene mentre Saifé la guarda commosso. Più tardi Eda manda a Aidan il video che le mostra di come abbia fatto dei passi fuori dal cancello e lei, vedendosi, scoppia a piangere incredula. Eda arriva alla festa con Serkan e tutti i colleghi. Fikrit li ringrazia tutti, ma ringrazia soprattutto Eda per aver reso felice la moglie. La elogia davanti a tutti e dice a Serkan che è un uomo fortunato. Serkan ed Eda non entrano alla festa perché lui deve pagare un pegno ad Eda per aver realizzato il progetto. Lei, ricordando la sua confidenza, lo porta alla sede della band dove lui suona la chitarra e poi, quando sono fuori dal locale, lui la abbraccia riconoscente, mentre Céline li guarda da lontano. Con questo avvicinamento tra Serkan ed Eda si conclude la puntata numero 6 di Love is in the Air.